signori, benvenuti in questo nuovo video. Siamo in Portogallo e abbiamo affittato questa meraviglia soprattutto. E ora vi portiamo in giro con noi. Figo, eh? Ovviamente è stata tutta una mia grandissima idea. Era da un sacco di tempo che volevamo fare una vacanza in stile van life, come quella che vi abbiamo raccontato in Sicilia e in Sardegna. Che cosa vedrete in questi video? Ricette improbabili dal van, tentativi di bagni nell'Oceano Atlantico, un po' di cibo ok, un po' di cibo meh, ma su questo approfondiremo. Ma soprattutto quello che succederà è che saremo perennemente alla ricerca di un wifi. E quindi quale migliore occasione per ringraziare lo sponsor di questo video, che è NordVPN. Anche perché se non vi collegate ai wifi pubblici, a un certo punto vi arriva il messaggino che vi dice che la vostra soglia di dati a disposizione per il roaming nell'Unione Europea è finito. Partiamo dalle cose che già sapete. NordVPN è quel servizio che vi consente di navigare sicuri perché crittografando la vostra connessione vi protegge dai tracker web. Perché potete vedere ovunque voi siate le vostre serie preferite, è facile, intuitivo e si attiva con un solo tocco. Quello che forse non sapete è che a questo giro, con il link che vi lasciamo in sovraimpressione in descrizione, oltre alla migliore offerta possibile ai soliti 4 mesi gratuiti, soddisfatti o rimborsati, c'è un'offerta speciale sul piano Ultimate. Prego Franci. Avrete anche una protezione anti-malware, un password manager multipiattaforma, 1 terabyte di spazio di archiviazione crittografato e i benefiti dell'assicurazione cyber, con il recupero delle perdite da truffa informatica e da frodi online. A presto la mountain bike con cambio Shimano, ma per il momento ancora no. Vi lasciamo anche il QR code se siete così moderni. Siete seduti sul divano? Basta inquadrare il QR code. Ditemi voi se non è bellissimo. Un vecchio van del 92, tenuto veramente bene, con il quale gireremo buona parte del Portogallo. Il portoghese lo imparerò strada facendo. Per ora so dire bom dia e obrigado. Non so quanto lontano possa andare con queste due parole. Sono le 10:26. Non abbiamo fatto colazione. Ti va una torta al cioccolato? Potrebbe essere un ottimo inizio. Ok, ho acchittato anche una situazione navigatore, ma penso che la prima curva cadrà. Freno a mano, che è molto a mano. Speriamo che sia anche molto freno. Andiamo. Yahoo! Cioè, ma siamo già arrivati a San Francisco? Mi sono tornate le vibe della vacanza Sicilia-Sardegna, ve la ricordate? Certo, avevamo un mezzo un pochino più evoluto, però sono certo che anche questo ci darà delle grandi soddisfazioni. Ok, mo bisogna cercare parcheggio. Guarda, c'è un tuk tuk. Grande! Siamo un po' a San Francisco, ma anche un po' a Mumbai. Ecco, sul servo sterzo sento un po' la mancanza di Volkswagen California. Non fate come facciamo noi ragazzi, l'abbiamo messo dove non si può perché era tutto pieno, però abbiamo messo le 4 frecce. 4 frecce? 4 frecce in Italia vuol dire vale. Ah sì, per la cronaca non siamo ancora usciti da Lisbona. È che l'ottima Franci mi ha spottato questa via molto carina a Lisbona, piena di localini. Ma che bello è sto posto, raga. Ora, non so se è stata una botta di fortuna, ma questo è proprio il classico posto che piace a Franci. E mentre io sono un attimo tornato rapidamente al van per controllare la situazione, mi raccomando ragazzi, parcheggiate sempre bene. Parcheggiate responsabilmente. È arrivato ciò che volevamo. Una torta al cioccolato super decadente. Che qua si chiama? Faccia de bolo. Brava Franci! Che mi parla anche portoghese. Forse questo è più genovese, però. Vogliamo fare una copertina? Franci, un po' in fretta che sto prendendo la multa in questo momento. Sono un po' gelosa perché ho visto che al tavolo di fianco hanno portato una fetta di torta molto più grossa della mia, ma accetto quello che il karma sta prevedendo per me. Io tendenzialmente, ragazzi, lo sapete, non sono un amante dei dolci, ma sembra molto bella. C'è uno strato di quello che sembra pan di Spagna al cioccolato, una parte di mousse e una parte vergognosa di polvere di cacao. Dolce il giusto, bella marognola, sa di cioccolato al 1000%. Accompagnata da un cappuccino che si è smontato. Non so se il cappuccino possa essere un motivo per venire qui, credo che la torta sicuramente lo sia. Hai ragione Gianni. Non mi viene in mente una sola parola: cioccolato. A onor del vero ragazzi, passeggiando in questa via mi sarebbe venuta voglia di entrare in qualsiasi dei locali qua fuori. 7,70 € per torta più cappuccino. Come si chiama Franci che mi sono già dimenticato? Landau. Moltissimo promosissimo. Andiamo perché c'è una multa che ci aspetta. A quel non so che di Golden Gate. Un po' San Francisco ma anche un po' Rio. Destinazione Setúbal.
Val, cerchiamo di capire come prendere il traghetto e iniziare a dirigerci verso sud. Piano pianino, già non fa gli 80. Oh ragazzi, non dico che siamo sul tuk tuk, però L'obiettivo di questo viaggio è prendersela calma, ragazzi. rallento? Abbiamo appena scoperto che noi non dobbiamo andare a Norte, ma dobbiamo andare a Sul, perché dobbiamo imbarcare il nostro van. Siamo nel posto sbagliato. The ferry is this way? Yes. Da sempre un certo friccicorino salire sui ferris. 25,80 €. Ok, ne valeva la pena? Intanto ci sono dei beep che partono, dobbiamo ancora un attimino capire come funziona questo van. Nel frattempo ci siamo accodati, come quando si prende la nave, per intenderci, per prendere la nave, per andare versus Comporta. Questo cosa comporta? Che forse troviamo del buon cibo. C'è un odore di pesce alla brace. Sto sbavando. Cioè, raga, qui c'è odore di pesce alla brace ovunque. Qua non c'è il tizio che ti dice capo, freno in marcia. Siamo già partiti, ma credo sarà un viaggio piuttosto breve. Credo dobbiamo arrivare da qualche parte là davanti. Certo che siamo ampiamente il mezzo più bello di tutti quelli qua sopra. Sono molto più entusiasta a vederlo da fuori di questo mezzo rispetto a quello della Sardegna-Sicilia. Poi ovviamente a guidarlo è un altro paio di maniche, ma ne parleremo. Perché fai lo splendido quando in realtà quando l'abbiamo prenotato mi hai fatto una miriade di pare? Perché io sono quello dei due da una miriade di pare. Che sembra un impedimento, ma in realtà nella vita conta tanto avere uno dei due nella coppia che ti fa una miriade di pare. Perché se io fossi come te, probabilmente saremmo già morti qualche viaggio fa. E dovremmo quasi esserci. Assetto da mondina, check. Tutto bene? Qua nella dépendance. In realtà questa è tutta una manovra subdolissima per convincere il buon Gianni a comprarmi un van tutto Ma scassato. perché dobbiamo comprarlo quando si può affittare e quando... Perché arriverà prima o poi quel giorno, Volkswagen di turno o similari si accorgeranno di noi e ce lo daranno. Comodato d'uso solo per la vacanza, non è che lo pretendo per sempre. No, chiedi. Ah, lo devo pretendere per sempre? Sì, non porre limiti ai tuoi sogni. Tu dici punta alla luna, così poi tutto quello che arriva è grasso che cola. Siamo arrivati a Comporta, che sarà la tappa per il nostro pranzo. Abbiamo selezionato per voi sulla base dei vostri consigli, giusto? No, questo ho non trovato- ce l'avete detto voi. Stiamo andando a mangiare da Almo. Devo dire sembra veramente un posto carino. Non ve li aspettate tutti così, perché secondo me questi giorni saranno un po' all'insegna di posti veraci, un po' rustici ma buoni. Stai imparando il portoghese? Sì, Google mi dice che se voglio bere devo chiedere un vino macerato, un vino refermentato. Ammesso che stia dicendo delle cose che hanno un senso in portoghese. Il problema è che poi loro ti rispondono in portoghese. E vabbè, a quel punto io me la gioco con José Mourinho, Raffaeleao. Ho provato a dire vino macerato, ma mi ha guardato come se fossi un alieno, quindi probabilmente in portoghese non si dice così. Alla fine ho optato per una malvasia. Sono arrivati due piattini niente male. Allora io ho preso una cosa che dovrebbe essere tipica portoghese, cioè il maiale con le arselle, con le vongole. Che voi direte, ma maiale e vongole? Parenti? Leggenda vuole che i maiali, essendo nutriti con pesce, sviluppino un gusto della carne che particolarmente si accompagna alle vongole o alle arselle. Per cazzola ho fatto vero? Non lo so. Zuppa di pomodoro e uovo. Sembra un uovo poché fritto. Questo è proprio Franci friendly, In realtà io sono alla ricerca di posti un po' più veraci. Ci veniva bene fermarci a pranzo a Comporta. Comporta è una cittadina particolarmente fighettina e quindi questa è la proposta che sono riuscita a trovare online. E ok. È la verità. Giusto per spiegare al pubblico a casa che cosa significa il è ok quando lo dice Franci, vuol dire che prende la sufficienza. Non vi immaginate che è ok vuol dire wow, se no avrebbe detto wow. Sono molto curioso del mio piatto. Devo dire che visivamente al mio piatto non gli puoi dire niente. Il maiale è buono, è gustoso, le vongole altrettanto, c'è il coriandolo ragazzi, ebbene sì. Però ormai io ho fatto pace da tempo col coriandolo. Il mio piatto si può fare. Ho assaggiato anche il tuo piatto e il responso
Anche qui è ok. Allora, semplicemente perché se mi entusiasmo è perché sono veramente entusiasta, non perché devo far vedere che azzecchiamo sempre i posti da 10. C'è da dire che Franci, devo ammettere, ha un palato un pochino più sensibile del mio. Devo ancora assaggiare il suo. Per me il mio piatto è valido. Non è male, però manca di sale, cioè gli manca proprio un po' di sapore. E si riparte con un nuovo conducente. Mi sento molto king of the road. C'è da dire che prendersi un mezzo come questo ti consente anche di goderti un po' il viaggio, nel senso che richiede il fatto di prendertela con calma, ti dà anche un po' l'opportunità di rallentare. Anche perché abbiamo una velocità di crociera di circa 70 km/h. 60. Diciamo che col tuk tuk in India quasi andavamo più forte. Bene? Serve qualcosa? Voglia di fare un pisolino? Se non fosse chiaro, Franci è molto risentita per questo pranzo. Sì, perché abbiamo sprecato un'occasione. Ma ci rifaremo alla grande con la cena, almeno spero. Ho come questa sensazione che secondo me premiano di più i posti rustici piuttosto che i posti fighetti. Siamo arrivati in quel di Sines e stiamo cercando un po' di barcamenarci. Franci vuole vedere il mare, andiamo al mare. Non è che ci sia proprio un centro storico in queste cittadine, sono un po' così. Parcheggio panoramico di fianco al castello di Sines. Adesso girettino per evitare l'abbiocco. Esatto. Ma posso dirti? Sì. Andiamo in spiaggia. Vamos alla Praia Vasco da Gama. Tra l'altro è proprio lo spiaggione pubblico devastante come piace a me. Tuffo subito. Scorgo anche un campo da calcio, direi perfetta. E niente, la mia idea di andare in spiaggia è sfumata malamente. Franci preferisce il giretto in centro. E famoso il giretto in centro. Gerva, tutto piastrellato. E girando per Sines abbiamo addocchiato una pasticceria, bar, pastellaria. Insomma, Franci ha comprato un dolcino tipico. Basquinhos. Vediamo subito di cosa si tratta. Ora lo assaggiamo, ragazzi, ma ho già visto una cosa per cui già rompo perché tra gli ingredienti c'è la margarina. Lo sapevo. Smettila di leggere gli ingredienti ovunque e vedrai che campi meglio. È un guscio sottile di quella che sembra pasta brisée, ripieno sicuramente di un impasto che contiene delle mandorle. Chiaramente ha attirato la nostra attenzione perché entrando abbiamo letto Especialidad Regional de Sines. Quindi che fai, non la compri? Quando ci torni a Sines? Mi zittisco, è molto buona. Oh, meno male, perché sto video avevo il dubbio se farlo uscire. Se tu la ritieni molto buona, per me sarà la cosa più buona che ho mai mangiato in vita mia, probabilmente. È umida, devo dire, molto buona. Bravi! Se venite a Sines, questo è da provare. Non mi batte le pastéis de nata di Belém, però è molto buona. Questo baretto è piuttosto sgualfo, però dentro ci sono tutti i vecchietti di Sines e quindi mi fido. A few inches later. Secondo me sono molto buone, allora ho pensato che uno, dovevo assaggiarne un'altra perché praticamente la prima se l'è mangiata tutta Giano. Secondo, era una buona opzione per le prossime colazioni, quindi sono andata a comprarmi la scatola. Nota bene, vi consigliamo questo posto per questa specifica cosa qua. Tutto il resto non l'abbiamo provato, quindi non garantiamo. Una tortina viene 1,50 €. Allora sono le 6:30 e prima di andare a cena, cosa importante, bisogna capire dove uno può andare a dormire. Già noi in sbattimento. Later. Ci dichiariamo sconfitti. Vi ricordate i due famosi blogger, quelli che se ne intendono di cibo? Ecco, non siamo noi. Noi stasera andiamo a comprarci al supermercato portoghese la roba da cucinarci in van. I posti dove volevamo andare o non ci ispirano o sono chiusi. E quindi sono posti dove in realtà non vogliamo più andare.
Intermarché, pensaci tu. Arrivati a sto punto ci sarebbero delle domande da porsi. E con una fantastica spesa da 5,29 €, che è esattamente il valore dei ticket restaurant che mi davano quando lavoravo in banca, ci facciamo la cena. Alla fine questo video si trasforma in una videoricetta. Videoricette improvvisate con vista sull'oceano. Risoni, formaggio, latte e il sale. Attenzione! E scoprirono il fuoco. E voilà! Io peraltro avrei fatto tutto dentro, anche perché tira una bise esagerata, ma Franci, ahimè, ha paura di dar fuoco al van. Potrebbe essere un problema, ma si potrebbero fare anche le big views. Padella per fare da coperchio. Risoni che cucineremo con questo formaggio non meglio identificato. Ma no, ma ragazzi, ma questo formaggio qua è... Fuggei curado Pousadas. È una citazione a Bordaberry, Questi risoni? Sì. Spero che i ragazzi di Bordaberry non guardino mai questo video, allora. E mentre Franci tenta di scoprire come si apre il sale, sta per fare buio. Cioè facciamo tanto i fighi, non sappiamo manco aprire un sale. Bene, raccontami questa ricetta, Franci. Buttiamo i risoni. E andiamo a mangiare al ristorante. No, allora l'alternativa era il Mac. Giano diceva: dichiariamo la nostra sconfitta, andiamo a mangiare al Mac. E io: no, facciamo del contenuto. Ah, perché invece fare i risoni di porsi davanti alla spiaggia non è dichiarare una sconfitta, no? Questa è van life. 12. Mi sento molto Masterchef. E nel massimo dell'approssimazione, ecco la preparazione della nostra cena di questa sera. Con Franci che taglia il formaggio al buio, mentre io con una mano tengo il cronometro della pasta e contemporaneamente ho la torcia accesa del telefono e con l'altra filmo il tutto. Per voi che ovviamente non potrete mica perdervi questa scena. Vuoi assaggiare? Diciamo non il miglior formaggio mai mangiato, ma questa sera può andare benissimo. Dai, Franci. Ok. E voi vi chiederete, ma usare uno scolapasta? In dotazione ci sarebbe anche, ma i risoni passano attraverso. E quindi va fatto questo meticoloso lavoro. Mamma mia. La pastina dei bambini. Ci bannano da YouTube Italia per Ce lo meriteremmo. Oh, alla fine zitti zitti. E soprattutto completamente al buio. Bene, siamo entrati. Ci ho messo un'ora per mettere a posto tutto, quindi nel frattempo si sarà incollato. Sbroff. Sembra la pasta che si faceva a Pozzetto nel Ragazzo di campagna. Non sarà bella, ma sarà buona. E noi abbiamo rinunciato ai ristoranti della zona per questo. Immaginati quali erano le opportunità. Si può ancora fare. La pastina di quando stavo male, quando ero bambino. Non ricorda quella di Bordaberry? Non so se mi ricorda di più quella di Bordaberry o quella di Giuseppe Iannotti al Cresios 2 stelle Michelin. Ciao Giuseppe. Battute idiote a parte, è comunque un risultato discretamente decente, considerando i mezzi di fortuna e la situazione arrangiata, ovviamente. Franci come Terence Hill. No, cerco di mantenere un po' di dignità. Bisognava fare una ricetta con una pentola, perché non ho nessuna intenzione di lavare più di una pentola domani mattina. Era un po' un pressure test, mettiamola così. E signor Porsi, ci tenevo a segnalarle che se avessimo rispettato i tempi di cottura che avete scritto sul pacchetto sarebbe diventata una pappetta. Almeno 3 minuti in meno. Detto questo, fate degli ottimi risoni. Asciugamani, altro asciugamano. Cosa c'è, un pigiama qua? Ah no, pensavo fosse il pigiama dell'utente precedente. E no, perché ho visto l'elastico, pensavo fosse un pantalone del pigiama. Magari sai, te lo lasciano in dotazione, metti che non ce l'hai. Copri materasso, lenzuola, tac tac. Ta-da! Letto fatto, in maniera più o meno letto fatto. Cena fatta. Buonanotte. Domani riusciremo ad avere successo. Più successo di oggi. Che non è difficilissimo. E quindi direi a push.